La musica inizia dal silenzio. Il silenzio è una parte importante della musica e non è solamente il silenzio che trovi nelle pause che scorrono lungo la partitura, è un silenzio molto più grande, un silenzio molto più importante. Ti sembrerà bizzarro, ma un brano non inizia mai con la prima nota che vedi sulla partitura, così come molto difficilmente termina davvero con l'ultima nota che vedi sulla partitura. In questo video un bel po' atipico parliamo degli aspetti musicali del silenzio, inteso in vari significati e non dello stesso senso che intendo nel video in cui ho parlato di silenzio dal punto di vista della tecnica pianistica. Questo è un video dedicato a tutti i musicisti e non solo ai pianisti, perché tutti cominciamo da lì. Per quanto riguarda i silenzi che troviamo lungo la partitura, il silenzio non è un momento di vuoto, non è un momento in cui conto, non è un momento in cui aspetto, tutt'al più è un momento in cui faccio aspettare, è un momento pieno di qualcosa, è un momento pieno di qualcosa che tu decidi che senso deve avere quel silenzio, se deve avere il senso dell'attesa, il senso della sospensione, il senso della distensione o il senso della tensione. Ma se ti fermi ad ascoltare un momento di silenzio, non è un momento di vuoto, è un momento pieno di qualcosa. Prova a pensare a un qualsiasi brano che comincia a elevare, per esempio, come questo, o quest'altro ancora e tanti altri. Il primo momento di quel brano non è la singola nota che vedi lì sulla partitura, viene molto prima, viene dall'attesa di quella nota e non parlo solamente di qualcosa di emotivo e di filosofico nel migliore dei casi, ma parlo di qualcosa di molto concreto. Molto spesso soprassediamo su quei momenti di pausa che a volte non sono nemmeno scritti sulla partitura e iniziamo direttamente con quel primo suono, come se prima non ci fosse nulla. Prova invece ad incominciare a suonare quel brano non dalla prima nota scritta in partitura, ma da quelle pause immaginarie che la precedono e vedrai che qualcosa cambia certamente. Cambia dal punto di vista dell'intenzione del suono e dell'interpretazione, che è il fatto principale naturalmente, ma cambia anche la precisione con cui immagini il fraseggio, con cui immagini il tempo, per esempio. Prova a pensare a un direttore d'orchestra. Nessun direttore inizierebbe così, senza nessuna preparazione, anche se ha parlato e ha provato molto bene con l'orchestra. Perché? Perché questo senso del tempo, che è il tempo della musica, arriva da prima, deve essere preparato in qualche modo e deve essere poi trasmesso all'esterno, sia che lo si debba trasmettere a un'orchestra, sia che lo si debba trasmettere all'orchestra di noi stessi seduti al pianoforte o a un altro strumento e di conseguenza al pubblico. Senza questa immagine sonora mentale del tempo, è molto difficile che quello che uscirà nel momento in cui mettiamo la mano sullo strumento sia davvero quello che vogliamo e sia davvero efficace. In certi contesti americani chiamano questo momento audition, la capacità di immaginare una linea melodica, di cantarla nella tua mente. Questo sarebbe, è un po' quello che accade prima di immergerci nell'interpretazione di un brano, immaginare mentalmente il tempo, il suono e l'atmosfera che vogliamo creare, crearla prima di tutto qua e poi crearla qua. Senza questa premessa è veramente difficile che quello che esce qua possa essere efficace. A volte siamo tentati facilmente di fraintendere il momento pratico in cui il musicista esce sul palcoscenico, magari si siede velocemente al pianoforte e inizia. Quello non vuol dire che non abbia preparato prima nella sua mente quel momento, vuol dire solamente che quel momento è avvenuto prima di uscire sul palcoscenico o durante il tragitto al pianoforte, anche se nel momento sto sorridendo, magari sto salutando il pubblico, ma nella mia mente c'è qualcos'altro, c'è appunto l'audition di quel brano che sto per suonare. In qualche caso invece lo vediamo effettivamente già sul palcoscenico. Difficilmente c'è qualcuno che inizia così come se andasse a comprare le patate. È molto più facile vedere un musicista concentrarsi per qualche secondo e poi cominciare. Quello è il reale momento in cui inizia il brano, molto prima che la mano tocchi lo strumento. Quel silenzio che c'è prima della musica, è già quello che andremo a fare.
Dopo queste considerazioni un pochino più filosofiche, ma che hanno delle implicazioni pratiche assolutamente tangibili e percepibili, invece occupiamoci di un altro silenzio, sempre molto importante. È il silenzio che usiamo nel momento in cui studiamo. A che cosa mi riferisco? Non solamente al fatto che abbiamo oggettivamente bisogno di silenzio nel tipo di vita che conduciamo o almeno che conduce la maggior parte di noi oggigiorno. Siamo immersi nel rumore costante, sia che sia il rumore della città o delle persone che ci circondano, delle case che ci circondano, ma anche il rumore mentale nostro da cui abbiamo bisogno di staccare a un certo momento, da rumore tecnologico, da stimoli continui, da notifiche che invadono letteralmente il nostro spazio mentale e anche fisico. Al di là di questo, che è un tema di cui è importante parlare, c'è un altro silenzio che è quello che usi per concentrarti e per decidere davvero quello che vuoi prima di ripetere un passaggio. Questo è un silenzio fondamentale e se non ti permetti di concedertelo, le conseguenze sulla tua performance sono pesanti. Parlo anche della performance di studio, che è la premessa per poi andare alla performance in pubblico, ma il tuo rendimento musicale cala in maniera incredibile. Tante volte mi capita di avere a che fare con qualche studente che ha una tremenda voglia di riuscire a ottenere quello che sto chiedendo, quello che lui o lei vuole, e si mette a ripetere quel passaggio quasi senza pensare tra una ripetizione e l'altra, non in cattiva fede, ma per la pura voglia di arrivare a fare qualcosa. Lo faccio ancora, ancora, ancora e ancora fino a che non ottengo un risultato. Ecco, se tu continui a ripetere pedissequamente in questa maniera, senza ascoltare dentro di te quello che vuoi prima, senza concederti quel momento di silenzio prima di ripetere un passaggio che ti fa anzitutto sapere cosa vai a cercare e ascoltare quello da cui parti, è praticamente impossibile che quella ripetizione sia efficace, o perlomeno che sia efficace nella maniera che davvero cambierebbe lo stato delle cose. Quel silenzio lì non serve solamente a decidere quello che vuoi musicalmente e come ottenerlo, come provare ad ottenerlo tecnicamente dal punto di vista del gesto che deve produrre un certo suono. Serve anche per resettare in qualche maniera il tuo corpo oltre alla tua mente, per ascoltare davvero in che stato fisico sono in quel momento prima di iniziare quel movimento che otterrà quel suono. Se non mi do quel tempo, che in realtà poi è un tempo molto piccolo, che ci sembra immenso, ma corrisponde realmente a non più di qualche secondo, se non mi do quel tempo in cui davvero fare caso alla sensazione che ho, a qual è lo stato del mio corpo da cui voglio partire, è praticamente impossibile che io poi possa conseguire davvero un controllo su quel movimento. Sarebbe un po' come voler raggiungere disperatamente una certa destinazione senza preoccuparmi davvero di qual è il terminal da cui parte l'aereo. Questi momenti di attenzione, di concentrazione sono fondamentali a tutto quello che viene dopo e ogni volta che li salti, ogni volta che non ascolti quel silenzio, in realtà non guadagni tempo, lo perdi. Perdi il tempo che impiegherai in quella ripetizione naturalmente, ma perdi anche qualcosa di molto più prezioso, ossia la possibilità di acquisire quella consapevolezza fisica e mentale che è alla base di una buona esecuzione musicale, di una buona performance di studio o di concerto. Se non sai da cosa parti, se non hai l'esatta percezione di qual è il tuo stato prima di partire, difficilmente il momento di studio potrà produrre il risultato che davvero desideri. Naturalmente queste considerazioni valgono non solamente per i brani che iniziano propriamente in levare, ma per tutti i brani musicali. Prima di qualsiasi battere c'è sempre un grande levare che lo precede e che lo prepara. Cosa pensi del silenzio inteso in questo senso oppure in quello di prima? Ti è capitato di riflettere su questi aspetti o di notare la differenza che c'è tra una ripetizione preceduta da un certo tipo di silenzio e invece l'altra? Fammelo sapere se vuoi nei commenti qui sotto e ne parliamo volentieri e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!